L'Environmental Technology Verification, l'ETV, è stato concepito come uno schema ambientale volontario per dimostrare le prestazioni di tecnologie ambientali innovative pronte per essere commercializzate. L'ETV infatti ha l'obiettivo di dimostrare in modo credibile e oggettivo che le affermazioni sulle prestazioni delle tecnologie ambientali rese dai fornitori sono vere e si basano su dati frutto di test realizzati in condizioni controllate e di qualità. Il processo di verifica segue le procedure stabilite dalla norma ISO 14034-2016, riassunto in 5 fasi: candidatura, pre-verifica, verifica, reporting e post-verifica. Lo sviluppatore o il venditore della tecnologia deve produrre una dichiarazione di prestazione, cioè un documento che descrive il funzionamento o la prestazione della tecnologia, i potenziali effetti ambientali diretti della tecnologia e i parametri che dovranno essere verificabili tramite test. Un organismo di verifica indipendente esamina la dichiarazione di prestazione, i dati e i risultati dei test. Una volta accertata l'efficacia della tecnologia, l'organismo rilascerà una dichiarazione di verifica che il produttore o il venditore potrà utilizzare per commercializzare la propria tecnologia. Ci descrive l'intero processo e il ruolo fondamentale dell'organismo di verifica l'ingegner Giovanni D'Angelo di RINA. Chi è RINA e di cosa si occupa? RINA, Registro Navale Italiano, è stato fondato nel 1861 come una società di classificazione navale. Poi, a cominciare dagli anni 90, ha fortemente diversificato il catalogo dei servizi che appunto emette, arrivando oggi ad essere una multinazionale impegnata nei campi dell'energia, industry, ricerca e sviluppo, chiaramente la certificazione, la classificazione navale. Può appunto vantare all'anno 2023 un numero di addetti quasi di 6.000, diffusi in più di 200 uffici sparsi in 70 paesi del mondo. Quali sono i principi chiave legati alla verifica ETV? Innanzitutto l'imparzialità, che garantisce una conduzione obiettiva dell'intero iter di verifica. Poi chiaramente la trasparenza, perché questo garantisce che tutta la documentazione venga gestita in maniera aperta e trasparente. La rigorosità scientifica, perché comunque la verifica poggia su metodi scientifici robusti e internazionalmente accettati. La ripetibilità, perché tutti i risultati che vengono prodotti devono essere misurabili e riproducibili. E poi la curatezza che significa che tutti i dati raccolti all'interno dell'iter di verifica devono essere precisi e scientificamente affidabili. Perché è importante che la verifica sia imparziale e indipendente? Questo è importante proprio perché la verifica deve essere innanzitutto una verifica di tipo credibile, perché questo va ad aumentare quella che è la fiducia del mercato, di tutti gli stakeholder che sono coinvolti e, diciamo, interessati a questa appunto verifica. Deve essere anche imparziale e indipendente proprio per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interesse che potrebbe creare una manipolazione dei dati e dei, diciamo, risultati prodotti. Deve essere imparziale e indipendente anche per garantire la trasparenza delle informazioni comunicate e creare fiducia nel mercato. E poi anche per una accettazione di tipo normativo, proprio perché i risultati vengano accettati da tutte le eventuali autorità regolatorie che possono essere interessate. Qual è il ruolo dell'organismo di verifica di parte terza? Il suo ruolo è proprio quello di garantire l'imparzialità e l'indipendenza di cui parlavamo prima. Questo avviene proprio attraverso un'attività che consente di assicurare l'assenza di conflitti di interesse, perché l'ente terzo è un ente totalmente slegato da tutti gli altri soggetti e stakeholder che possono essere coinvolti, perché l'ente terzo è un ente che certifica, quindi che assicura la conformità rispetto agli standard e agli standard delle performance della tecnologia che sono state dichiarate, perché assicura che i risultati siano trasparenti ed effettivamente riproducibili, perché fornisce anche un controllo di qualità su tutto l'iter, su tutto il processo di verifica, e poi anche perché l'ente terzo emette un documento che è molto dettagliato, pubblico, che può essere quindi diffuso anche a livello comunicativo a tutto il mercato. Quante verifiche ETV ha effettuato RINA e su quali aree tecnologiche?
Noi siamo, attivi come servizio TV da quasi una decina d'anni e in questi anni abbiamo verificato circa 16 tecnologie, soprattutto nel campo del trattamento acque, ma anche nel campo dell'energia e della gestione dei rifiuti. Pertanto il processo di ETV prevede un dialogo e una stretta collaborazione tra il richiedente e l'organismo di verifica.